Restammo per veder l'altra fessura di male bolge e gli altri pianti vani, e vidila mirabilmente oscura. Con il 21° canto inizia la commedia infernale dei barattieri, immersi nella pece e tormentati dai diavoli, che si completa nel 23°. La tenebra infernale della bolgia, attraversata dai clamori e dai movimenti esaltati di diavoli e dannati, ricorda a Dante l'atmosfera oscura e febbrile dell'Arsenale di Venezia, dove ferve l'attività dei calafatari. Un prodigio divino fa ribollire eternamente la pece dove bollono i dannati sommersi. Ma ancora i poeti non hanno scoperto quale pena si sconta nella quinta bolgia, quando sopraggiunge un feroce diavolo nero con le ali aperte, che risale sul ponte, portando sulle spalle un dannato. Ascoltando le urla del diavolo, Dante capisce che si tratta di un magistrato appena arrivato all'inferno da Lucca, città celebre per i truffatori e gli amministratori corrotti detti barattieri. Giunto alla sommità, il demone lo getta nella pece, da dove riaffiora imbrattato. Altri diavoli lo minacciano da sotto il ponte, invitandolo ironicamente a rimanere nascosto sotto la superficie, così come in vita ordiva di nascosto le sue truffe, ma poi lo uncinano, straziandolo. Virgilio invita Dante a nascondersi e si avvia a negoziare il passaggio con i demoni. Quelli, non appena individuano l'intruso, si avventano contro di lui, ma Virgilio chiede di trattare col loro capo, Malacoda, a cui impone il rispetto della volontà divina che gli ha concesso il diritto di attraversare l'inferno. Richiama quindi Dante dal suo nascondiglio. I diavoli avanzano minacciosi, ma Malacoda li trattiene dall'avventarsi sul poeta e, dopo averli chiamati per nome, affida loro il compito di scortare gli intrusi fino al prossimo ponte, visto che quello più vicino è crollato a causa del terremoto seguito alla morte di Cristo. Dante rinuncerebbe volentieri a questa infida e inutile scorta, ma Virgilio lo rassicura candidamente e il singolare gruppo, spronato dallo sconcio segnale di partenza di Barbariccia, si avvia lungo l'argine della quinta bolgia. La rappresentazione, che prosegue nei 2 canti successivi, ha una forte unità narrativa e tonale, una lunga parentesi nella quale gli stessi protagonisti compaiono sotto una luce insolita. Virgilio, quel savio gentil che tutto seppe, stavolta si fa ingannare ingenuamente dal diavolo. Scoprirà poi che in realtà i ponti della bolgia sono tutti inagibili. I demoni stessi sono furbeschi e portano nomi bizzarri. Scherzano tra loro con peti e linguacce, giocano al gatto col topo con i dannati, si ingolfano in dispute feroci con i dannati e tra loro medesimi. Il tono generale è comico, ironico e grottesco, le rime aspre e rare, i vocaboli popolareschi e volgari. Ci accostiamo ad un'altra dimensione della grandezza poetica della Divina Commedia, certo non riducibile soltanto ad un trattato di teologia morale.